Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola. Questo è il nostro primo video del 2024. Sembra primavera, ma in realtà è gennaio. Abbiamo deciso di farlo fuori perché è un tempo speciale. Bene, intanto vi invito ad iscrivervi al nostro canale, ad attivare la campanella in modo tale da essere attenti quando escono i nostri nuovi video. Quest'anno facciamo un primo video di un veicolo un po' particolare per noi. È un veicolo di 7,41 m, abbastanza grande, inusuale per noi, però un veicolo veramente comodo dal punto di vista di vivibilità e di garage. Cominciamo con i fianchi di questo Detlefs Just 7052 nella versione T, quindi la versione semi-integrale. Fa parte del 90° e quindi ha paraurti verniciati di colore bianchi, ruote di 16 pollici con i cerchi in lega, scuranti sono scuranti plissettati, quindi quelli della Remis. In questo veicolo le finestre sono finestre a filo, quindi quelle incorniciate. La porta di questo veicolo è di 70 cm con chiusura centralizzata e con finestra nella parte centrale alta. Il gradino è un gradino elettrico, sempre della Thule, griglie del frigorifero. In questo caso vediamo il bocchettone del riempimento del serbatoio dell'acqua potabile, che in questo caso è 115 litri. Su questo veicolo abbiamo anche la veranda della Thule di 4,50 m per un'apertura di 2,50 m. Ta-da-da! Per quanto riguarda invece il gavone, questo è un gavone veramente molto grande. È un gavone che ha un foro di 115 cm per 95. In realtà la capacità di carico è di 127 cm perché c'è lo scalino sia nella parte bassa e c'è lo scalino nella parte alta. Qui abbiamo messo due biciclette, il nostro fantastico ciclone, quello che utilizziamo sempre qui in officina, e una bicicletta un pochettino più tecnica per far vedere anche con le ruote grandi, con gli ammortizzatori non schiacciati, che una bicicletta gli rimane un bello spazio. Quindi su questo mezzo gli puoi caricare due biciclette comode, forse anche tre. Girando il manubrio riusciamo a mettercene 4 in questo comodo gavone. Nella parte posteriore vediamo il terzo stop e i fanali di dimensione tondeggianti. Dalla parte posteriore probabilmente riusciremmo a bloccare il carico delle biciclette, però in questo caso il gavone è un pochettino più piccolo, però comunque è comodo ed accessibile. Per quanto riguarda le bombole del gas, noi ne abbiamo messe due bombole del gas da 10 kg, in questo caso sono quelle della Bayfin, ci stanno tranquillamente anche le altre, quelle in metallo. Gli scarichi sono ben ampi e ben posizionati nella parte bassa, in modo tale che se c'è una fuga di gas, non ho chiuso bene la bombola o c'è un raccordo lento, il gas se ne esce senza creare problemi all'interno. Sempre le finestre a filo. Da questa parte abbiamo la presa esterna della 220 con ovviamente nella parte interna un magneto termico. La cassetta è una cassetta da 17 litri con le ruote e con la possibilità di portarsela appresso. Nella parte destra e sinistra c'è comunque posto per mettere eventualmente le scorte. Allora, questo è il camino dello scarico della stufa e del boiler, che si chiama Truma Combi. Qui c'è una 6.000 calorie, la coibentazione è buona, l'ambiente è importante, la stufa è adeguata, 6.000 calorie. Possibilità di fare gasolio dallo sportellino
e qui l'urea, la D-Blue. Oscuranti plissettati ne abbiamo parlato prima, cruise control per quanto riguarda la meccanica, traction plus, quindi bloccaggio del differenziale automatico e il descendant, sedili girevoli, la console con la possibilità di mettere dentro il telefono, appoggiarlo così non è in mezzo e anche tenerlo sotto carica grazie alle prese USB. Questo veicolo è un 165 cavalli, è un Citroën 165 cavalli portata 35 quintali. Grazie alla costruzione di Detlefs questo veicolo è relativamente pesante, quindi riusciamo ad avere 4 posti omologati come noi lo abbiamo ordinato, quindi questo ha 4 posti omologati e 4 posti letto. Nella parte sottostante il sedile del conducente c'è la centralina carica batterie, dove ci sono tutti quanti i fusibili nel caso che ti salti una pompa dell'acqua, un'illuminazione eccetera, li devi andare a cercare qui. Questa EBL, che è la tipologia della centralina, ha anche un interruttore di stacco e riattacco, cioè in pratica te se lasci fermo il camper per un periodo lungo hai un piccolo interruttore che ti funge da stacca batterie e quindi non hai nessun assorbimento relativo alla cellula abitativa ed è proprio posto centralmente in tutti i veicoli della Detlefs, almeno quelli che hanno le BL. Gli specchietti retrovisori in questo caso sono riscaldati, sono elettrici e sono della misura 3. Cosa bisogna fare attenzione? Quando entri in autostrada devi starci attento perché siamo abituati bene nei furgonati, siamo abituati bene nei semi-integrali che hanno una via di mezzo, ma qui abbiamo un'apertura 3. Bene, finiamo nella parte davanti, sempre con il paraurti verniciato, la parte anteriore del cupolino che ti fa vedere anche che abbiamo lo skyroof nella parte sopra la cabina. E fuori ci siamo. Andiamo dentro. Allora, abbiamo il letto basculante abbassato. Il letto basculante abbassato ti lascia uno spazio di 136 cm, quindi se te devi passare dritto come un fuso, per forza fai fatica. Però se qualcuno è a dormire e uno vuole uscire o vuole entrare, oppure anche per sicurezza, basta fare così e a 136 cm riesci a passare bene senza fare la salamandra. Chiaro che se lo solleviamo, lui è elettrico, motorizzato, il passaggio diventa diverso, diventa molto più comodo. Questo veicolo nella parte senza il basculante è alto 2,13 m, quindi è un veicolo grande, è un veicolo anche comodo per chi è veramente alto, perché nella parte dove non c'è il basculante siamo a 2,13 m, quindi alto fuori 2,95 m, lungo 7,41 m, però ovviamente avrò il risvolto della bracciola e dall'altra parte avrò spazio, avrò bagno, avrò dinette e adesso ce lo guardiamo. Allora, zona a giorno, fa tipo, girando i sedili, fa tipo un ferro di cavallo, hai la possibilità di ospitare a tavola o a giocare a carte fino a 6 persone, hai la tua prolunga del tavolo che si ribalta qui sopra, 2 stanno da questa parte, 2 da questa, 2 da quest'altra. Il veicolo è omologato 4 posti viaggio, vuol dire che i sedili anteriori si girano e sono 2 posti e la parte laterale, come in questo caso che è una dinette fronte all'altra, c'è la possibilità di mettere il sedile con la cintura di sicurezza girato verso il davanti, dopo ve lo facciamo vedere smontato. Comunque, zona giorno bella luminosa, finestra, oblò nella skyroof nella parte alta e tutto attorno alla cabina illuminata, cucina pure. Bene, in questo modo riusciamo ad
ospitare diverse persone a tavola. Se ospiti diverse persone a tavola non è detto che devi andare via in 50, però è facile che quando sei via e conosci equipaggi e fai un po' di salotto, poi quando è ora ognuno a dormire a casa sua, insomma. Bene, questa è la parte anteriore parecchio luminosa. Quando devi ospitare in viaggio qui una persona, in pratica, adesso togliamo tutti i cuscini così si riesce a vedere meglio, te ribalti questa parte indietro, questo verticale si raccoglie in questa parte, nella parte posteriore viene inserito un tubolare con lo schienale e in questo modo tu hai la possibilità di avere schienale, cintura di sicurezza e ovviamente la seduta che in pratica fa sì che tu seduto verso il davanti hai il posto per i piedi. Quando arrivi a destinazione si può fare la panca. Questo è anche un bello spazio portaoggetti, perché la parte dove c'è il supporto della cintura di sicurezza è una parte porta oggetti. Ci puoi mettere le cose che magari si utilizzano un po' meno. Adesso la allarghiamo e la mettiamo sempre nella situazione, diciamo, living. Per fare in modo che ci sia la seduta in regola col codice della strada e quindi avere le cinture di sicurezza e lo schienale dove appoggiare la schiena in sicurezza, queste strutture vengono inserite nella parte del dinette e vengono inserite in strutture metalliche. Una volta stretta questa vite, siamo a sedere, appoggiati con la schiena e abbiamo la sicurezza della testa e in più abbiamo la cintura di sicurezza. Uno va nella parte destra e uno va nella parte sinistra. Allora lo allarghiamo un po', spostiamo un attimo il tavolo e così facciamo vedere l'altra seduta. Questa parte viene ribaltata indietro, questa parte dove andrebbero i piedi viene appoggiata in questo modo, lì viene sempre inserita la piantana con lo schienale dove poi si allaccia la cintura di sicurezza e viene messo sempre questa seduta comoda. È una seduta molto densa, Detlefs ha delle ottime coibentazioni all'interno dei sedili. Che cosa c'è però qui sotto? Qui sotto c'è la stufa combi. Questa qui è la stufa combi da 6.000 calorie. Questo qui è l'attacco delle cinture di sicurezza che entrerebbe di qui. E questa qui è la stufa boiler combi 6.000 a gas. Questa qui è la valvola di scarico, la valvola frost. In pratica lei interviene aprendosi quando all'interno del veicolo, se la stufa è spenta o se tu non abiti dentro al mezzo che hai il boiler dell'acqua acceso, quando senti 3 gradi. Siamo a gennaio, in realtà sembra Pasqua, però la prossima settimana dovrebbe venire brutto tempo e anche freddo. Allora, il camper ha le tubazioni dell'acqua che partono dal serbatoio, vanno alla pompa e poi dopo vanno ai rubinetti. Sulla stufa hanno fatto la valvola frost, che è una salvaguardia per la stufa. In pratica lei si apre quando ha 3 gradi e se la stufa è spenta e ti svuota completamente la stufa, così la tua stufa non scoppia nel caso che vai a 10 gradi sotto zero o a 5 gradi sotto zero. Però cosa rimane? Rimane l'acqua comunque un po' nelle tubazioni e soprattutto nei rubinetti. I rubinetti all'interno hanno una cartuccia, questa cartuccia è un miscelatore che gira a destra e a sinistra. Questo miscelatore, se gli rimane l'acqua dentro,
e cresce, per forza di cosa spacca a metà quello che è la parte superiore del miscelatore, e se ti va bene cambi la cartuccia, se ti va male cambi il rubinetto. Quindi magari adesso la gente è andata via per Natale, fa l'ultimo dell'anno, poi deposita il camper aspettando le prossime vacanze. Se arriviamo a sotto zero, che cosa bisogna fare? Bisogna svuotare il boiler dell'acqua calda o la stufa truma e il serbatoio dell'acqua. Poi lasci aperto tutti i rubinetti con la pompa spenta, in modo tale che l'acqua scende dalla tubazione e svuota i rubinetti. In questo modo, se c'è dell'aria, lascia che gela, non cresce mica. Invece se c'è l'acqua ti spacca il rubinetto. Se poi vuoi fare un lavoro da certosino, ti prendi un bel tubo dell'aria, un tubo dell'acqua lungo 20-30 cm, che lo infili nella doccetta e poi ci soffi dentro, in modo tale che tu sei sicuro che lì dentro non c'è rimasto niente. A questo punto hai svuotato la stufa, hai svuotato il serbatoio dell'acqua buona, hai soffiato nei rubinetti, devi lasciare aperto comunque quello del gabinetto che ti fa entrare dell'aria, così scende nella parte bassa, e quando è ora di rimetterlo in sesto, basta che ci metti l'acqua, richiudi tutto, ci metti l'acqua, attacchi la pompa e poi gli fai il giro di spurghi. Probabilmente non si è rotto niente. Poi se si mantengono i 8-10 gradi che ci sono adesso, non si rompe niente lo stesso. Ma però per l'inverno questo era un lavoro che quando era il mese di novembre si cominciava a fare nei veicoli a rimessaggio oppure sui veicoli che avevamo all'aperto. Allora, 2,13 m è fuori dal letto, comunque sotto al letto è 1,91 m, quindi ci riesce a stare qualcheduno anche molto alto. Il letto è largo 1,40 m e lungo 2,5 m. Ci sono tutti quanti i pensili con il suo blocco di sicurezza nella parte bassa, così lo rende più filante e piacevole nella parte anteriore. E il letto è elettrico. Se per caso uno si rompe il letto e non va nessuno e giù, è già previsto un girabacchino. Questo qui lo metti qui dentro e poi dopo cominci a ruotarlo in questo senso o nell'altro senso. In un senso scende, in un senso sale, ma almeno così non ti vieni a casa perché c'hai un letto che non lo puoi utilizzare. E questo qui è di corredo su tutti i nostri veicoli. Bene, allora una cosa importante, Detlefs propone sempre un sistema che si chiama Air Plus. In pratica l'aria calda, la tubazione dell'aria calda, la tubazione della stufa viaggia a livello del pavimento e ha dei fori nella tubazione che in pratica vengono su da queste paretine anticondensa, in modo tale che il vapore acqueo che te fai quando respiri oppure quando fai bollire dell'acqua o ti fai la doccia eccetera, con il ricircolo dell'aria si asciuga e così non trovi le condense che ti possono bagnare quelli che sono i cuscini. Dopo lo guardiamo anche nella parte dei pensili. Bene, oscuranti e zanzariere per proteggerci dal lampione, così magari quando ci andiamo a letto non abbiamo la luce che ci dà fastidio, e anche da proteggerci dal sole quanto ci sia, oscurante e anche zanzariera nella parte superiore. Lo possiamo tenere anche a una mezza via. Ovviamente questo è apribile, antivento, te se lo lasci aperto al massimo ti si chiude se te lo dimentichi, capito? Non ti salta via la finestra. Bene. Qui c'è il taglio della cabina, nella console abbiamo il portatelefono, il sistema del portatelefono, le prese
USB, la presa 12 volt, l'e-holder e il Traction Plus. Il climatizzatore in questo veicolo è manuale. Nella parte laterale del cupolino ci sono questi due porta oggetti dove te gli puoi mettere dei libri, dove gli puoi mettere insomma quello che ti pare, così sei sicuro che non ti cadono giù. In più, se ci vuoi mettere qualcosa a caricare, in questo veicolo ci sono 8 prese a 220 volt, una a 12 volt e mi pare 2 o 3 USB. Questo c'è sia nella parte sinistra e sia nella parte destra, quindi sopra il passeggero. Comodo portaoggetti o librerie. Cucina con 2 fuochi e accensione elettronica. Paretina, così se devi friggere qualche cosa o devi cuocere qualche cosa non ti sporca e non ti bagna la parte dei sedili. 3 bei cassettoni, porta oggetti con il soft, la chiusura soft, e prima di partire si chiude il push lock. Nella parte sotto i cassetti sono un po' più grandi, hanno sempre questa struttura metallica che li tiene insieme, e la parte anteriore in legno, stessa cosa, e anche qui abbiamo la chiusura in pratica soft. Il comando del letto elettrico, e questa qui cavi la chiave che ti fa da protezione se hai dei bimbi che arrivano a quell'altezza per giocarci, insomma gli cavi il gioco. Bidone del rusco nella parte bassa, piccolino però presente, e 2 begli spazi profondi quanto è profonda la cucina. 2 prese a 220 in questa parte. Se qui devi lavare qualche cosa, almeno hai una popò di pentole col rubinetto in alto, riesci a mettere sotto la pentolina. Hai qualche cosa da attaccare, la puoi attaccare tranquillamente nella parte. Questi si muovono, li puoi togliere e li puoi spostare come ti fa più comodo a te. Ecco qua. Poi se ne vuoi comprare degli altri si possono comprare. Bene, spazio nella parte alta doppia, illuminazione dedicata proprio al piano cucina. Per quanto riguarda la parte, quando stiamo cucinando, possiamo anche decidere di tenere la finestra aperta in modo tale che così possiamo far girare l'aria e fare in modo che il vapore se ne possa uscire. Anche in questo spazio c'è oscurante e zanzariera. Lo posso chiudere a metà, così tengo un po' privato nella parte dentro, qualcuno non vede cosa cucino, insomma. Porta con chiusura centralizzata che si comanda dal telecomando, oscurante, zanzariera già di corredo, centralina elettronica, molto semplice, generale, indicatore della batteria della casina, indicatore della batteria della meccanica, percentuale del serbatoio dell'acqua, in questo caso è vuoto, e percentuale del serbatoio di recupero delle acque grigie, che anche in questo caso è vuoto. Quando si accenderà una spia qui, significa che siamo attaccati alla 220 a luce. Semplice, centralina, c'è poco da studiare, e anche se te la dimentichi fai presto a rifartela venire in mente. Boiler dell'acqua calda, quindi Trum, ho 5 posizioni, spento la posizione centrale, boiler dell'acqua calda a 40 gradi verso l'alto, 20-25 minuti per avere l'acqua, a 60 gradi 30-35 minuti, chiaro, legato alla temperatura esterna. Se muovo la ghiera nella parte bassa posso far funzionare la stufa Trum senza avere l'acqua dentro, tipo un uso invernale per venire a fare dei cepini quando ce l'hai in rimessaggio. Se invece ho l'acqua dentro, lo posso mettere nella seconda posizione, così funge da riscaldamento e anche da boiler dell'acqua calda. A questo punto, quindi da riscaldamento, regolo la temperatura
da 1 a 5 dalla rotella centrale. Anche in questo caso molto semplice, se ti dimentichi fai presto a ricordartelo. Bene, andiamo avanti. Porta televisione, in questo caso per chi ama la TV, varie prese in giro, prese di 12 volt, presa della satellitare, gradino elettrico, e poi arriviamo al frigor. È un frigor slim, lo stretto, da 142 litri, ghiacciaia nella parte alta, piani di appoggio e porta bottiglie nella parte bassa. Qui ci stanno parecchie bottiglie d'acqua. Bene, questo frigorifero è un frigorifero a trivalente, funziona a 12 volt se sei in viaggio, a 220 se sei attaccato a rete e a gas se fai campeggio libero, quindi hai una bella autonomia. È un frigorifero trivalente, in questo caso è della Tedford. Ancora spazio nella parte bassa dove mettere dentro delle altre cose, quindi sempre col solito sistema di chiusura senza far rumore, e quando parto lo chiudo. Qui ci posso mettere qualche ombrello e questo qui mi funge da impugnatura quando devo salire, butto la mano, mi agguanto e così non perdo l'equilibrio. Bene, oblò sopra la cucina, anche questo se lo apro avrò un bel passaggio di aria, posso chiudere zanzariera ed oscurante. Diversamente posso mettergli anche un oblò col ventilatore. Chiudiamo quello che è il reparto notte e reparto bagno. Quindi ho il mio letto basculante, ho la mia dinette e qui ho la porta chiusa perché magari qualcuno è andato a letto prima. Permesso. Allora, doccina, ho la possibilità di utilizzare la doccia con l'appoggiapiedi nella parte sotto, e se devo stendere delle cose le posso anche stendere grazie a questo profilo in alluminio. Questa è la doccia fine a se stessa. Voglio eventualmente utilizzare il bagno? Lo posso utilizzare il gabinetto in due modi. Posso utilizzare il gabinetto tenendo tutto aperto, magari se è libero la camera da letto, oppure lo posso utilizzare da chiuso. Il gabinetto da chiuso, in questo caso, si riesce ad utilizzare, il posto c'è per tenere le gambe. Consigliato magari al posto dell'aeratore un oblò più grande, questo potrebbe essere un buon consiglio, però qui ci si sta a sedere e si utilizza il gabinetto anche con la porta chiusa. Questo è la specchiera e il portaoggetti. Questi portaoggetti, grazie a questi elastici, fermi le tue cose e così non ti cadono. Se tu sblocchi questa parte, scorre e hai tutte quante le cose appoggiate col suo bordino nella parte chiudibile. Questo qui è intelligente perché se te ti devi fare la barba, non tutti quanti hanno la stessa abitudine, sono abituati ad avere lo specchio da una parte o dall'altra. Ecco, in questo caso ti metti lo specchio proprio dove tu sei abituato o a truccarti o a farti la barba. Questo è molto intelligente. Prima di partire devi ricordarti di chiuderlo. Bene, attaccapanni nella parte posteriore, areatore che può essere migliorabile con un oblò, illuminazione doppia, altra presa 220, porta carta igienica e porta oggetti sia nella parte destra e sia nella parte nascosta da un'altra. Il VC è anche girevole. Allora, 83 cm. Questo veicolo ha un bel gavone sotto, quindi il letto è abbastanza alto, però comunque rimangono 83 cm di spazio. Pensili nella parte posteriore, l'illuminazione è touch, presa 220 nella parte centrale, due begli armadi, uno nella parte destra, uno nella parte sinistra, un doppio gradino per poter salire a letto in modo comodo. Oblò 50x70, finestra lato destro e finestra lato sinistro.
un bello spazio e un buon ricircolo di aria. Ma non è finita. Nella parte sotto, ecco qua, questa è tutta capacità di carico. Oltre ai pensili, oltre ai 2 armadietti, abbiamo anche l'armadio nella parte sotto al letto. Questo letto, in questo caso, è un letto fisso. Da tutte e 2 le parti ci sono i gradini per poter salire, un gradino, un altro gradino, in modo tale da poterti sedere senza fare tanta fatica e senza avere la scaletta che ti fa male ai piedi. Stiamo guardando la parte sotto di questo veicolo, di questo Detlefs Just 90 T 7052. Vediamo le traverse dove sorregge il gavone. Il gavone è fatto di un particolare compensato marino. Zincate sono le staffe che sorreggono il peso del gavone. Questo qui è lo scarico del serbatoio dell'acqua potabile. Queste sono le griglie di aereazione del vano del gas. Andiamo avanti. Il serbatoio delle acque grigie è coibentato e insieme sono coibentati sia la piletta sia le tubazioni. Freni a disco sia davanti e anche di dietro. Qui vediamo il retrotreno. Vediamo il mezzo che è parecchio alto da terra, quindi magari è comodo anche se per caso uno non gira proprio perfettamente dove pari, dove ci sono dei dissuasori, ecco, non c'è rischio di toccare di sotto. Il gradino è un gradino elettrico della Thule. La distribuzione dell'aria calda in parte passa anche esternamente, in quanto la stufa è da questa parte e per portare l'aria calda anche dalla parte dell'ingresso passano di sotto con dei tubi isolati. Andiamo avanti. Tubo di scarico. Questo qui è un Citroen 165 cavalli. Questo qui è il serbatoio della AD-Blue, dell'urea. Questo è il serbatoio del gasolio. Andiamo avanti. Qui vediamo il contenitore dove viene tenuta la batteria dell'avviamento, della meccanica. Qui vediamo i semiassi, l'avantreno, la scatola guida, che riusciamo a vederne una parte da qui e riusciamo a toccarla da una parte da qua. Questa qui è proprio idroguida, è a olio, a differenza del Ducato che è elettrica, in questo caso è a olio. Andiamo avanti, qui vediamo il cambio, il differenziale, i semiassi. Questi sono i semiassi, in pratica fanno girare le ruote, uno è più lungo e uno è più corto perché il cambio è posto da una parte, giù di centro. Andiamo avanti, qui vediamo il radiatore dell'intercooler e qui vediamo il radiatore di raffreddamento. Viene protetta la parte dove ci sono le cinghie, in modo tale che così il compressore del climatizzatore, la sua cinghia sia comunque protetta. La coppa dell'olio, il filtro dell'olio e la pompa della frizione. Questo qui è il cilindretto in pratica, dove quando tu spingi nel pedale della frizione viene compresso dell'olio all'interno del cilindretto e questa leva qui non fa altro che distaccare dallo spingidisco, si distacca il volano.
Bene, il paraurti davanti lo vediamo verniciato, Citroen è sempre bello nella parte davanti, è proprio aggressivo e bello, paraurti verniciato. Ecco qua, queste gomme sono di 16, sono della Michelin e sono anche M+S. Siamo nella parte del tetto, questo è abbastanza altino, se vedete c'è uno spazio esagerato. Qui se hai piacere di metterci dei pannelli solari, se hai piacere di metterci delle particolari antenne, insomma qui il posto c'è. Abbiamo un oblò 50x70, abbiamo un oblò 40x40 e abbiamo gli areatori nella parte destra e nella parte sinistra. Nella parte anteriore abbiamo un altro oblò 40x40. Bene. Il tetto di questo veicolo è un tetto antigrandine, lo riusciamo a vedere anche dagli incroci della vetroresina che si vedono bene, soprattutto qui dove c'è la curva. È un veicolo un po' grandino, 7,41 m, però è un mezzo che il suo vantaggio è di avere uno spazio comodo dentro sul bagno, nella camera da letto e nel letto basculante. La zona living è una zona che fa voglia, perché te basta che giri i sedili, puoi ospitare fino a 6 persone. Se sei uno che ha il palino della bicicletta, che magari ha una bicicletta anche di valore, probabilmente tenerla dentro può essere abbastanza interessante. Adesso la mia è una bicicletta da poche lire, però comunque fuori ho meno piacere di averla. Bene, è un mezzo comodo per la famiglia da 4 persone e per chi magari non ha timore di parcheggiare un pochettino più lontano. Questo è il mezzo da 7,41 m, non puoi arrivare dove ti pare, devi stare un pochettino più lontano, però dove sei ci stai abbastanza comodo. Il mezzo è alto dentro, è alto nella parte sotto ed è un mezzo di 2,33 m, quindi abbastanza largo e quindi per questo vivibile. Bene. Allora, rinnovo gli auguri per un buon 2024 che è appena cominciato con questo nostro primo video. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale e siamo sempre qui. Se avete bisogno di qualche cosa, volentieri. Ciao dalla ditta Nauticara Vandimola.